Ciao a tutte, oggi vi presento questo mio nuovo progetto, la coffa siciliana, interamente realizzata all'uncinetto, utilizzando semplicemente punti bassi, punti bassissimi e il punto bassissimo realizzato sul manico. Per quanto riguarda i materiali, tutti i materiali li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove vi invito sempre a dare un'occhiata perché ci sono sempre nuovi arrivi e anche possibilmente vedete qualche altra cosa per fare insomma altre cose. Per cui non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo subito con questo progetto. Per questo progetto ci servirà una base rotonda, diametro 23 cm, ho scelto il blu scuro. Come cordino ho utilizzato il cordino intreccio di questo bel colore viola e ne serviranno circa 800 grammi, poi dipenderà anche molto dalla forma che volete assumere e dall'altezza. Come uncinetti utilizzerò per il primo giro, quindi il punto bassissimo, utilizzerò il 3,5 e per la lavorazione del corpo borsa utilizzerò il numero 5, per cui vi faccio vedere come iniziare a contornare la nostra base. Cappietto, quindi con l'uncinetto un po' più piccolo iniziamo sempre col discorso di tirare l'asola che poggia nel buco nel foro successivo per evitare che poi il lavoro si va a imbarcare, per cui col punto bassissimo noi iniziamo a contornare la nostra base, sempre lavorando morbide, e ci vediamo non appena arriviamo a questo punto. Arrivate a questo punto facciamo l'ultimo, sfiliamo il filo, io già ho tagliato, e chiudiamo con asola di chiusura, ed esattamente così come ho fatto vedere anche in altri video inseriamo l'uncinetto e il filo lo facciamo passare da qui, da quest'altro punto, così si è creata l'asola, e poi nel foro, questo qui sotto l'ultimo punto che abbiamo effettuato, e facciamo passare il filo, ed ecco, lo andiamo a sistemare, ed ecco che così abbiamo ricreato l'asola di chiusura. Lasciamo l'uncinetto 3,5, prendiamo il numero 5 e andiamo ad iniziare la lavorazione vera e propria del corpo borsa, quindi cappietto, e da qualunque punto, non ha importanza, iniziamo con punto basso, ci agganciamo con un punto basso. E cosa facciamo? In ogni maglia realizziamo un punto basso, esattamente. Ogni 4 punti realizziamo un aumento e lo facciamo per tutto il perimetro, quindi 1, 2, 3, 4. Sul quinto noi realizziamo un aumento, nuovamente 1, 2, 3, 4. Sempre sul quinto lavoriamo un aumento, per cui 2 punti bassi nello stesso punto, e lo facciamo per tutto il giro. Ci rivediamo a questo punto. Eccoci arrivati a fine giro. Ovviamente ho lavorato a punto basso in costa, chiudiamo a punto bassissimo, catenella, e facciamo un giro di punto basso in costa per tutti i punti che vediamo, per cui senza più fare aumenti, sempre in costa, e ci rivediamo alla fine del giro. Terminate anche questo giro, adesso ne faremo altri 2
non in costa ma semplice punto basso, senza ancora creare aumenti. Per cui procediamo, sempre catenella d'inizio, e su tutti i punti disponibili andiamo a fare dei semplici punti bassi, non più in costa, per altri 2 giri, per cui ci rivediamo non appena completiamo questi 2 giri. Ed eccoci arrivati al completamento dei 2 giri. Adesso inizieremo alternando dei giri dove faremo degli aumenti e dei giri dove invece non verranno fatti, per un totale di 15 giri. E cioè, io sono arrivata alla fine del giro. Ho segnato, dopo 2 punti, ho messo una specie di marcapunti dove in questo punto e in quello successivo andremo a fare 2 punti bassi in ognuno. Ho preso il diametro, quindi nella parte esattamente opposta ho segnato dove noi andremo a fare la stessa cosa, ma andiamoci per gradi. Intanto ho chiuso il giro, catenella, punto basso. In quello successivo io andrò a fare nello stesso punto il primo aumento, 1 e 2 nello stesso punto, la stessa cosa sul punto seguente, 1 e 2. Quindi ho realizzato il nostro primo aumento. A questo punto continuiamo con dei punti bassi fino ad arrivare a questo punto. Eccoci arrivati al punto dove noi dobbiamo effettuare gli altri aumenti, per cui 2 punti bassi in questo punto, stessa cosa nel punto seguente, e poi si procede normalmente a punto basso, per cui l'unica cosa che dovete fare, appena arrivate qui, dovete alternare un giro di punti bassi così come si presentano e un giro di aumenti. Vi segnate i 2 punti dove ogni volta alternando fate questi giri e ci rivediamo non appena abbiamo raggiunto l'altezza desiderata, e cioè circa 15 giri, per poi farvi vedere come realizzare gli ultimi giri prima di creare i manici. Allora, a questo punto, dopo aver effettuato i nostri 15 giri alternati al punto senza aumenti, dopodiché ho creato 3 giri di punti bassi senza aumenti, quindi arrivata a questo punto, io prima di procedere mi sono suddivisa la borsa per creare i manici. Quindi prima ho diviso a metà. Dalla metà della borsa, quindi da questo punto e da questo punto, io ho staccato 18 punti, ho messo il marcapunti qui e anche da questa parte, e ho lasciato liberi 14 punti. A questo punto ci rivediamo non appena arrivo qui per farvi vedere come iniziare i manici. Quindi arrivati a questo punto dove c'è il primo marcapunti, noi facciamo, per creare il manico, io ho realizzato 22 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, eccole qua, 22 catenelle. Devono essere leggermente in più di quelle che lascio, queste sono 14, ne ho fatte 22, anzi diciamo che volendo ne faccio anche una in più, quindi facciamo 23 catenelle. E cosa faccio? Dopo aver creato queste 23 catenelle, questo punto lo salto dove c'è il marcapunti e inserisco e lavoro a punto basso, così, quindi totale 23 catenelle. Non faccio altro che fare la stessa cosa, non appena io arriverò qui, farò la stessa cosa, altre 23 catenelle e poi chiudo. Ci rivediamo a questo punto per farvi vedere il secondo giro.
Allora, arrivati a questo punto, non facciamo altro che 23 punti bassi su ogni catenella sottostante, facendo attenzione, anziché prendere soltanto questa solina, cerchiamo di entrare qui in mezzo. Vedete? Anziché qui, perché darà più solidità al manico. Per cui vi faccio vedere anche, perché questo è solo il primo giro attorno alla catenella, dà anche una forma molto carina, per cui a questo punto vi lascio proseguire da sole, facciamo i punti bassi attorno alla catenella, la stessa cosa da quest'altra parte, rifacciamo un altro giro dove normalmente andiamo a fare sempre punti bassi sopra il manico e ci rivediamo per fare l'ultimo giro assieme. Allora, ultimati questi due giri a punto basso, io sono arrivata alla fine e ho deciso di fare l'ultimo giro, quindi in questa zona qui, tranne che sui manici, tutti punti bassissimi. Arrivato qui dove invece iniziamo i 23 punti, facciamo la seguente. Puntiamo l'uncinetto alla base, vedete che questi sono due giri, alla base di questo punto basso, quindi di quello sotto, tiriamo il filo, entriamo nell'asola esterna come se dovessimo fare un punto basso a rilievo, prendiamo il filo e chiudiamo a punto bassissimo. Lo ripetiamo, per cui come se fosse un punto cesta, si va qui sotto, si estrae il filo, prendiamo la mezza costina del punto sottostante e chiudiamo a punto bassissimo. Ve lo faccio rivedere ancora. Asolina esterna, punto bassissimo. E questo sarà il risultato. Quindi una sorta di continuazione, e questo motivo, oltre a dare a livello estetico molto carino, darà anche solidità al manico. Lo rifacciamo insieme l'ultima volta. Prendiamo, entriamo nella costina e tiriamo e chiudiamo tutte le asole insieme. Lo rifacciamo per tutto il manico, qui continuiamo con punto bassissimo, stessa cosa sull'altro manico e ci rivediamo alla fine del giro. Ed ecco la borsa completata, anzi la coffa, perché questa appunto è una coffa siciliana, per cui abbiamo finito il giro di punto bassissimo, il punto bassissimo sul manico che la rende molto, molto dura e molto resistente. Poi ho aggiunto questi piccoli frutti fatti sempre all'uncinetto, le nappine, qualche decoro e poi ho aggiunto anche una tracollina con i moschettoni. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Non esitate a contattarmi se avete qualche dubbio, qualche domanda da pormi e ci vediamo al mio prossimo progetto.